capitato di arrivare ad un certo punto in un videogioco e capire che proprio non ti piace, ma sentire comunque il bisogno di arrivare alla fine? Ecco, a volte dobbiamo imparare a capire come lasciare andare. Nella vita capita spesso di trovare qualcuno che si porta dietro qualcosa che dovrebbe lasciare andare. Magari un lavoro che non ti piace più, magari una relazione in cui non ci si ama più, impegni che non si vorrebbe avere, progetti in cui non si crede più e, in tutto questo, anche videogiochi che non ci piacciono. Ma allora, perché non lasciamo andare tutto? Perché non molliamo, cambiamo la nostra vita e cambiamo in particolare la situazione che non ci piace? Beh, perché a volte non è poi così semplice farlo. A volte addirittura può capitare di percepirla proprio come una cosa sbagliata. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale, spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Lasciare qualcosa di inconcluso, mollare qualcosa a metà, è una cosa che non bisogna fare, giusto? Beh, in alcuni casi sì, ma non sempre. Infatti non ha nessun senso continuare a trattenere qualcosa che per noi non ha più significato. Mollare qualcosa che si è già iniziato a volte può fare un po' paura. E più avanti ti spiego il perché. E più avanti ti spiegherò anche il perché, invece, a volte ti converrebbe mollare, lasciar perdere. Quindi questo video è dedicato a te che finisci un videogioco a forza pur di finirlo. Quindi la domanda: è giusto lasciare qualcosa a metà? Beh, allora ti parlo un po' della mia esperienza. In passato io finivo qualsiasi cosa iniziassi, che fosse un brutto libro, che fosse un progetto che non mi coinvolgeva più di tanto, che fosse un'amicizia in cui non mi trovavo più. Dovevo portare a termine qualsiasi cosa, per il semplice fatto che l'avevo iniziata e quindi la dovevo finire. Questo a prima vista può sembrare quasi un pregio, ma come in tutte le cose, gli estremi vanno sempre evitati. Per esempio, non so se hai preso la patente. Io mi ricordo il mio istruttore di guida. Lui mi ha insegnato che se in una domanda c'è il sempre o il mai, la risposta è falsa. Questo, oltre che avermi fatto prendere la patente, mi ha lasciato anche una buona riflessione. Nulla è sempre giusto e nulla è sempre sbagliato. Il mondo, la società, le persone, tutto ha un sacco di variabili, un sacco di sfaccettature. Quindi come possiamo generalizzare una cosa dicendo che quello è sempre giusto o quello è sempre sbagliato? Non possiamo gestire una cosa sempre allo stesso modo, perché quella stessa cosa applicata nelle varie situazioni, nelle varie variabili, nei mondi, negli ambienti diversi, sarà sempre diversa, quindi non potrà avere lo stesso significato. Allo stesso modo, non è sempre giusto portare a termine quello che inizi. Certo, se nella vita hai iniziato centinaia di videogiochi e non ne hai finito neanche un terzo, allora forse bisognerebbe ragionarci su. Ma oggi parliamo del problema contrario, ossia tu che su 100 videogiochi ne finisci 100, compresi i 15 che proprio ti fanno schifo. Quindi, come riuscire a mettere da parte qualcosa che non è più necessario nella nostra vita? Per capire questo è importante capire il perché ci ritroviamo in questa situazione. Allora, una delle motivazioni può essere perché il prendere la scelta di smettere di fare qualcosa che si sta facendo a volte è molto più faticoso che semplicemente continuare a farlo. Scegliere di mollare molte volte è una scelta molto più attiva che scegliere passivamente di andare avanti. Pensa magari appunto negli esempi che dicevamo all'inizio, al lavoro, a una relazione che non ti soddisfa più. Scegliere di andare via, lasciare quella persona è complicato perché oltre che prendere questa scelta devi anche scegliere un preciso momento in cui mettere fine alla cosa. Stessa cosa con i videogiochi, cosa fai? Finisci la missione principale e lasci perdere le altre? Ti fermi dove sei? Finisci quest'ultima missione e poi molli?
Arrivi fino alla fine del riquadro? In quale preciso momento devo fermarmi? E se poi alla fine di questa missione c'è qualcosa di interessante, se mi perdo qualcosa che invece mi sarebbe piaciuto? Eccoci qua, alla paura che ti dicevo all'inizio. Noi esseri umani siamo terrorizzati dall'idea di perderci qualcosa. La naturale avversione alla perdita ti fa stare lì attaccato e ti fa dire: vabbè dai, lo finisco. Questo è il famoso fear of missing out, che, fatalità, è una delle tecniche più usate nel marketing. Conto alla rovescia, solo per oggi, offerta a tempo, ne rimane solo uno. Siamo bombardati da questi messaggi, dalla paura di perderci un'occasione. E la tua testa si riempie di questa paura, continua a dirti: e se avessi continuato un altro po'? E se il finale è veramente una figata pazzesca? E se tra mezz'ora l'arco narrativo cambia completamente e diventa un qualcosa che davvero non mi sarei voluto perdere? Beh, ecco una citazione per te. Alla fine tutti perdiamo tutto. Lo so, è molto triste e spero di non rovinarti la giornata con questo, però a volte ci serve davvero una spinta forte per riuscire a liberarci dei meccanismi di cui non abbiamo più bisogno. E ora che un po' spero e un po' temo di averti terrorizzato un po', passiamo alla parte pratica. Lasciare andare significa rendersi conto che quella specifica cosa che stai trattenendo non ha più senso di essere trattenuta. Significa che se stai facendo un qualcosa che dovrebbe essere piacevole, ma che per te non è piacevole affatto, allora forse dovresti smettere di farlo. Finire a forza un gioco, un libro, portare avanti a forza una relazione, un'amicizia, continuare a lavorare su quel tuo progetto personale che avevi iniziato anni fa, ma di cui ora non... Tutte queste battaglie succhiano energie che potrebbero essere importanti per te per sviluppare invece qualcosa che magari è più incline al nuovo te stesso. Noi siamo in continuo cambiamento, o perlomeno, se segui un po' la crescita personale e credi un po' nel concetto di crescita personale, noi continuiamo a crescere e di conseguenza continuiamo a cambiare. Una cosa che per te andava bene 10 anni fa non è detto che vada ancora bene, perché rispetto a 10 anni fa tu sei una persona diversa. Lasciare qualcosa significa anche aprirsi a qualcos'altro. Aprirsi a qualcosa che magari è più adatto al nuovo te stesso. Eh sì, perché il mondo è pieno di cose da fare, di avventure da vivere, di libri da leggere, di giochi da giocare. Ci sono talmente tante cose da fare che è fisicamente impossibile riuscire a farle tutte. Quindi concentriamoci su quelle che ci portano valore, che ci portano piacere. E se hai ancora paura di perderti qualcosa, pensiamo al mondo del gaming. Io ora non ho un dato preciso sotto mano, però in un anno escono migliaia di giochi. Dovrebbero essere più o meno, se non sbaglio, tra i 9 e i 10.000 giochi l'anno. Se lo sai, fammelo sapere nei commenti. Ma supponiamo anche che escano 1.000 giochi l'anno, o anche 500. Questo vorrebbe dire giocare più di un gioco al giorno. È fisicamente impossibile. Quindi qualcosa lo devi lasciare andare. Tanto vale lasciare andare quello che non ti piace. Spero di essere riuscita a far passare il concetto, ma mettiamola giù in maniera molto chiara. Tu stai giocando ad un videogioco che non ti piace e vuoi finirlo per il semplice fatto che hai paura magari di perderti un qualcosa che succederà più avanti, o semplicemente perché non te la senti di lasciarlo a metà. Però le ore che trascorrerai da ora fino a finire il gioco sono ore che tu stai togliendo ad un altro videogioco che potenzialmente potresti amare. Quindi pensa a quante occasioni stai perdendo, non continuando a fare quello che stai facendo, ma non facendo dell'altro. Trattenere qualcosa ti impedisce di prendere qualcos'altro. Magari quando l'hai iniziato ti piaceva, o forse magari ti ispirava, però devi imparare a capire che se qualcosa era utile all'inizio, non è detto che sia utile anche ora. Utile o divertente o di valore, insomma, se non ti lascia niente, non ha senso portarlo avanti. Insomma, all'inizio un'idea nuova che provi magari può piacerti e anche entusiasmarti, ma questo non significa che ti possa piacere ed entusiasmare a lungo termine. Abbi quindi il coraggio di lasciarti alle spalle tutto ciò che nel tempo ha perso il suo significato e datti l'opportunità di abbracciare qualcosa di nuovo. Ebbene, io spero di averti lasciato qualche consiglio utile. Se il video ti è piaciuto, lasciami un mi piace, magari condividilo con qualche tuo amico gamer che se lo porta avanti fino alla fine anche se quel gioco gli fa schifo.
E ecco, magari se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e clicca anche sulla campanellina per attivare le notifiche. Tutto questo per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.